amici del bosco, oggi vediamo come raccogliere e conservare le cipolle. Decidere quando raccogliere le cipolle basta osservare la parte aerea, le foglie. In questo caso, almeno in questa parte dell'orto, vedete abbiamo le foglie già completamente secche, le cipolle sono senz'altro da raccogliere. In questo caso vedete abbiamo le foglie ancora verdi, quello che dobbiamo osservare è che sono già state piegate, quindi comunque il colletto che unisce la cipolla con la foglia è già chiuso, diciamo così, e quindi si possono raccogliere anche in questo caso. Se avessimo avuto invece la foglia bella verde, turgida e ancora alta, dovevamo aspettare perché le cipolle stavano ancora accumulando energie e quindi si stavano ancora ingrossando. Iniziamo la raccolta. Non ho tutta la mia aiuola di cipolle da raccogliere perché ho subito, vi ricordate, i danni del cinghiale, quindi alcune le ho dovute togliere prima, alcune erano già state mangiate. Comunque il raccolto è secondo me comunque abbondante a questo punto dell'anno. Le cipolle sono facili da raccogliere, in genere lo possiamo fare con le mani, non c'è da scavare perché il bulbo rimane molto in superficie, quindi le radici si staccano facilmente dalla terra e quindi le raccogliamo così facilissimamente. Ho messo diverse varietà, quindi adesso vedremo uscire cipolle di forme, colori, dimensioni diverse e questo è divertente, non me ne ricordo tutte le varietà che ho messo. Mettete un bel like intanto che raccolgo le cipolle e rimanete collegati perché poi vediamo come conservarle, come fare in modo di avere cipolle disponibili per tanti mesi durante tutto l'inverno fino alla prossima primavera. In questa fase non togliete niente, quindi lasciamo le pellicine che ci sono, anche quelle un po' più sporche, le radici, le facciamo asciugare per qualche giorno così, poi quando le andiamo a mettere via le puliamo un po'. Le cipolle non vanno irrigate nell'ultimo periodo di crescita, altrimenti rischiamo di causare marciumi, ma anche di farle ingrossare troppo e quindi renderle meno conservabili. Se dovesse piovere, in genere in estate non è un grosso problema, a meno che non ci siano piogge torrenziali molto prolungate, perché la pioggia appunto si asciuga rapidamente. Dopo la raccolta le cipolle devono essere fatte asciugare per diversi giorni prima di riporle. Una tecnica utilizzata è anche quella di lasciarle direttamente nel campo ad asciugare, quindi si estraggono semplicemente, si lasciano fuori e si lasciano asciugare così, però dobbiamo essere sicuri che non piova, che non possano esserci dei problemi. Nel mio caso preferisco portarle in un posto un po' riparato. Ce n'è qualcuna particolarmente grande. Cambiamo varietà, da qui iniziano le cipolle rosse. Ce n'è qualcuno un po' più in profondità che non riesco ad estrarre con le mani, ma ho questo attrezzo magico, che bello, questa è proprio l'eredità dei bisnonni, guarda com'è il manico. Il vantaggio di questi corni piegati è che non possono andare a rompere la cipolla che vado a raccogliere. Queste sono cresciute insieme, a volte succede di avere due cipolle vicine, sono venute bene lo stesso. È anche importante non lasciare le cipolle nella terra più a lungo del necessario, perché altrimenti possono essere attaccate da animaletti che se ne vanno a cibare. Non vi do dei tempi esatti di raccolta, comunque queste cipolle qua sono state in campo circa 4 mesi e mezzo. Filippo, la nostra dieta per il prossimo inverno sarà pane e cipolle. Potrebbe succedere che qualche cipolla vada subito a fiore, come in questo caso. Ne ho avute diverse che hanno fatto questo problema. L'importante è o raccoglierle o eliminare il fiore appena vedete che parte. È importante togliere il fiore perché quando si sviluppa lui va a consumare le energie di riserva che sono nel bulbo. Quindi la vostra cipolla si ridurrà di dimensioni, mano a mano darà energie e nutrienti alla fioritura. Adesso per farle asciugare le vado a stendere meglio perché le avevo ammucchiate troppo nelle cassette. Gli devo far prendere aria per un po' di giorni, farle asciugare bene. Consiglio, se avete anche voi un bel raccolto di cipolle bello abbondante, fate attenzione nella fase di conservazione a non ammucchiarle perché sono tante, non sappiamo dove metterle e tendiamo a metterle troppo vicine. Se stanno troppo vicine rimane l'umidità concentrata e dopo si possono creare delle muffe. Visto che ho questo spazio coperto, cioè ombreggiato e anche abbastanza ventilato, sfrutterò le cassette, visto che
che sono tante, quindi ne metto una in questo verso in modo da non far toccare neppure l'ultima cassetta di cipolle a terra e vado a impilare sopra. Ne metto poche per ogni cassetta in modo che non si formi quel densamento di umidità che vi dicevo. In questo modo le cipolle hanno tutto lo spazio e tutta l'aria che serve per asciugarsi. Ci sono anche dei sistemi alternativi molto noti e conosciuti per far asciugare le cipolle e farle conservare bene, ovvero creare delle trecce. Per fare bene le trecce dobbiamo avere questo ciuffo qua, le ex foglie, della giusta consistenza. Devono essere già asciutte, come in questo caso, abbastanza appassite, ma non troppo verdi, come in questo caso. Se il ciuffo è troppo asciutto non riusciamo a fare la treccia perché si spezza, andiamo a piegare e si spezza. Vedete, questa si era già asciugata troppo nel campo e non posso trasformarla in treccia. Se invece è troppo verde succede che io vado ad intracciare, poi si asciuga e quindi si riduce di volume e la treccia può allentarsi. Invece questo è il giusto stato, è già abbastanza asciutta ma ancora è flessibile. Vediamo come intrecciare. Per prima cosa ci servono le prime 3 cipolle di avvio della nostra treccia, quindi 2, una sopra l'altra così. La terza la andiamo a mettere al centro. La faccio passare dietro il suo ciuffo, poi lo faccio passare sotto ad una cipolla e sotto all'altra cipolla. Ecco qua, così ho l'avvio della mia treccia. A questo punto io con i miei 3 capi vado proprio a creare la treccia aggiungendo mano a mano una nuova cipolla. Adesso vado ad allungare la mia coda con altre cipolle. Decido di mettere questa cipolla qua e allungo questa coda e do un altro giro. Una volta vado ad allungare questo capo qua. Vedi che vado avanti e qui ho proprio la forma, classica forma della treccia. Ogni volta che faccio un intreccio mi scelgo la codina più corta e vado ad allungarla mettendo una nuova cipolla. Poi 3 capi e vado ad intrecciare, quindi questa va sotto di qua e questa va sotto di qua e ho integrato la nuova cipolla. Vado a integrarla qua, metto qui, intreccio questo e intreccio questo e a questo punto vado a completare la mia treccia. Qui poi lo fissiamo e lo possiamo appendere. Vado a appendere le mie trecce. Per adesso sono in un luogo provvisorio perché sono all'aria, poi le andrò a mettere nel giusto luogo di conservazione, che dovrà essere un posto abbastanza ventilato, non troppo caldo e non umido. Potete far asciugare le vostre cipolle o con il metodo della torre, così impilando tante cassette lasciandole parzialmente vuote, oppure facendo delle trecce. Questa è una treccia che è già stata all'aria un paio di settimane, quindi ne diamo solo una pulita, togliamo le pellicine ma solo queste più esterne. Vedete, hanno delle imperfezioni, un po' di terra, questa roba qua se la eliminiamo riduciamo la possibilità che qualche patogeno entri nella cipolla appunto e ce la danneggi, ma non li dobbiamo togliere tutti, togliamo proprio il minimo indispensabile perché le pelli della cipolla servono per proteggerla. Sono secche anche le radici e le possiamo staccare facilmente. E questa è la nostra treccia pulita, già asciugata. A questo punto la dobbiamo conservare in un luogo più asciutto, più arieggiato e più scuro possibile. Quindi se abbiamo una dispensa, uno stanzino dispensa con una finestrella che fa circolare un po' d'aria, ok. Possiamo avere anche una cantina va benissimo anche perché mantiene le giuste temperature fresche. Attenzione che non ci sia troppa umidità, ma se lo teniamo appeso dovrebbe andare bene. Poi possiamo avere delle cipolle che non hanno abbastanza foglia per poter essere intrecciate, come questa. E allora che facciamo? Dopo averle pulite possiamo riporle in una scatola. La scatola di cartone è comoda perché è un materiale di riciclo. Sullo sfondo ho messo una carta da pane in modo da poterle appoggiare su una carta per alimenti. La scatola ci aiuta a mantenerle all'oscurità, ma la scatola deve far passare aria. E allora cosa facciamo? Creiamo dei bei buchi.
Li facciamo in tutti i lati, li facciamo a tutte le altezze in modo che ci sia una bella circolazione d'aria. La scatola la possiamo chiudere, magari non la sigilliamo troppo in modo che resti sempre un passaggio d'aria, questo è importante. Stessa regola che abbiamo detto prima, non dobbiamo sovrapporle, quindi anche se abbiamo una scatola abbastanza alta noi ne mettiamo soltanto uno strato. La scatola la mettiamo nella nostra dispensa o la mettiamo in cantina, però mi raccomando non dimenticatela, controllate spesso, verificate che effettivamente ci siano le condizioni che dicevamo, scarsa umidità, scarsa illuminazione e ventilazione. Se vedete che qualcosa non va, intervenite prima che sia troppo tardi. Dal mio mare di cipolle è tutto, mi raccomando, dopo tanto lavoro per coltivarle e farle crescere, vediamo di conservarle anche bene, altrimenti le perdiamo un sacco per strada. Invece in questo modo, se siamo bravi, le avremo fino all'inizio della primavera. Le cipolle fanno anche bene alla salute, quindi viva le cipolle! Coltiviamole, conserviamole bene, ci vediamo al prossimo video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!